Questo io lo vorrei orecchino qua. Allora, questo qui è uno dei 3 salami che qua vengono chiamati salsicce che ci ha regalato il papà di Stefano e la compagna. Grazie. Il regalo, uno dei regali più belli del mondo. Aspetta, devo ancora assaggiare. Metti che non mi piace. Sì, vabbè. Comunque siamo qua con Marco. Perché Stefano siamo qua con Marco? Allora, praticamente siamo tornati già da 3 giorni, non avete visto, ma noi siamo tornati da 3 giorni, siamo passati a Torino, abbiamo fatto tutte le nostre compere e adesso inizierà progetto e lavori della nuova camperizzazione di Ferrobattuto. E vai. Perché abbiamo deciso di non cambiarlo più, di non venderlo, Ma modificarlo. per renderlo, secondo noi, più comodo. Bisogna vedere. L'esperienza di Marco ci aiuterà, sarà fondamentale. L'idea è quello di creare qui un divano letto che si tira e viene giù. Cambieremo anche la postazione del tavolo, non sarà più qui, ma sì, sarà un po' sarà lì. non del tutto, ma quasi un po' stravolto. Mi dà il tagliere per piacere, che devo tagliare questo salame. Guarda quanto è grande, guarda. Allora, per assaggiarlo, quindi io direi una decina di fette. Della Madonna. Assaggiamo. C'è da togliere la buccia, sicuro. Dai, Comunque ha ancora il dito malino. Non posso usarlo ancora perché ha una bolla. Qua non si vede tanto bene, però sì, comunque fa ancora abbastanza si è male, infatti non lo uso. Riattaccata la pelle, però gli fa ancora male. Vai, assaggio in diretta di questo meraviglioso salame donatoci da suo padre e la compagna. Buono? Buono. Buongiorno ragazzi, allora dunque noi alla fine ci siamo spostati da dove eravamo ieri, siamo venuti vicino a Umbrico, così che almeno siamo già qua. Adesso Marco si sta, non so se lo vedete alle mie spalle, si sta spostando, che ci siamo messi all'ombra. Inizieremo adesso a prendere tutte le misure del caso, così che impostiamo già il lavoro che c'è da fare, cosa ci serve per fare il lavoro. Se tutto va bene, comunque dovremo farlo qua in questa zona qua il lavoro, quindi diciamo per strada praticamente perché Marco dice che comunque lo possiamo fare rendendoci la possibilità, dandoci comunque la possibilità di poterci dormire anche se lavoriamo dentro. Non so in che modo, perché comunque verrà tagliata della roba e quindi verrà modificato tutto il nostro letto, quindi non so in che modo dormiremo, ma in qualche modo dormiremo. Quindi, boh, se tutto va bene, diciamo che i lavori da fare sarebbero il letto, perché è la priorità assoluta per me. Poi io volevo farmi mettere una finestra in cucina, lì, ma siccome avevamo già preso precedentemente delle misure, veniva una cosa tipo 30x20 come finestra, quindi praticamente una finestra da far fare su misura, perché è troppo piccola, in giro non si trova. L'unica cosa che ho trovato sono degli oblò rotondi per barche, ma si apre all'interno il vetro, quindi non va bene, a meno che Marco non riesca a fare una modifica di questa finestra. Non saprei proprio dove andarla a ripescare. Comunque quello si vedrà in seguito. Diciamo che queste sono le 2 modifiche più grandi da fare. Poi ci sono quelle modifichine da sistemare, tipo la cucina. Quando avevamo messo il frigo non avevamo messo troppo cioè non è stata messa del tutto in bolla, e quindi rimane sempre un po' così, e mi rimane la pozzetta sempre dentro il lavandino, mi dà fastidio, quindi vorrei livellarlo in modo definitivo. E poi togliere la luce questa qua, perché è touch questa e mi dà un fastidio tremendo, la odio veramente tanto, e quindi la voglio cambiare, e anche cambiare la luce che c'è lì in cucina, e possibilmente mettere una striscia o barra LED. Adesso dobbiamo prendere le misure e vedere se c'è qualcosa. Quindi niente, oggi si comincerà principalmente a vedere che cosa c'è da fare, come, se si può, se non si può, cosa serve, cosa non serve, capire quanto, stimare diciamo quanto potremmo anche metterci, perché comunque poi inizi anche a lavorare e spuntano sempre problemi poi alla fine. Comunque cercheremo di riprendere un po' tutto.
Eccolo qua. Questo qua è il nostro letto. 3 assi di legno e questi pezzettini qua. Tipo mo' di puzzle. Questo è il nostro letto. Inizio dei lavori. Deve essere un video solo Pete, Ok, siamo al prima. Vediamo se oggi riusciamo a fare anche il dopo. Appoggiato così. Sta per arrivare, eh? Sta per arrivare. Lo sento, lo sento. Tieni Stefano, questo proprio Lo prendo io. Porca miseria. Perché questo? Ah, ok. È arrivato. Ok, è perché arrivato. l'ho aperto. È arrivato. Allora. Le sbavature lì. Ma tu Ce l'ho un pezzo. Guarda, 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 via, via. Ecco quello che diceva Damiano, che era lì, Marco sì, faceva la vero. mansarda con un piede teneva la berlina. Damiano mi ha visto fare delle cose allucinanti, ho visto con 18 mani, perché montare quella mansarda lì doveva certo. con una spalla tenere la setta già. su incastrata con l'altra, col piede tenere l'ultima parte che fosse dritta, con una mano con l'altra cercare una vite e insieme vite e trapano È troppo divertente. Madonna. tira una mano, no, tranquillo. Io ti consiglio di mettere a caricare l'aspirapolvere, sai? Poi, Perché scarica, l'ho caricata l'altro giorno. ma poi l'hai usato? Ma se hai roba da mettere in carica, mettilo da me, no? Quindi abbiamo, mettiamolo già anche in posizione, la linea c'è, fastidio, Quando è qui nuovo. abbiamo E, qui abbiamo I, questo è por, e questo è E, ok. Ve lo vedete un attimo in faccia. Ma non potevate? Ma scusa, non potevate? Ma scusa, il basculante? Ma non potevate? Ma scusa, ma non potevate? No, perché? Ma non potevate? Ma non potevate? Ma scusa, ma non potevate? Ma tanto non fletterà qua, perché noi abbiamo la stecca che fino a qua ce lo tiene in sostegno, come anche qui. Quindi questo non ci sarà neanche, perché questo movimento, sai, se ci fosse, rimanesse, potrebbe influire sulla cerniera. cerniera. E invece noi non ce l'abbiamo, perché noi abbiamo questa spondina che sale, che lo tiene rigido fino qua, Sì. come anche dall'altra. Sì. Quindi abbiamo solo un punto vuoto da qua a qua, che su questo legno qui puoi saltargli sopra, non si muove di una virgola. Ma questo scorre? Certo che scorre, quello lì, Eli, sarebbe questo qui. Sì. Vedi? Allora tu sei in posizione panca. Ah, Eli, voglio fare il letto, no? Ti metti da questa parte qua. Mhm. Io qua vi faccio magari anche una piccola asolina dove mettere la manina, se volete, o gli mettiamo uno zoccoletto qua che faccia, Mhm. sai, da piccolo invito Sì, dove sì, mettere sì. la mano, giusto per non prenderlo nel vuoto. Sì. E tu, questo è il nostro sei in piedi qua davanti, e cioè Sì. qua, lo tiri a te, lì è incernierato, quindi sta fermo, lo tiri a te
sistemi ti rimbocchi Grazie. bene le tue cosine che si sono un po' stropicciate, metti i cuscini e il letto è fatto. Ok. Ok? Mhm. Poi, una volta che sistemiamo questo, sarà un attimino da capire come facilitare il fatto di spingere di qua e far sì che lui si alzi, che non è proprio scontato, perché non è solo il fatto di dare un invito, devi tenere presente che tu con questo movimento non è solo il fatto di invitare questo a salire, ma questo movimento prevede uno sforzo enorme per tirare su il peso di tutta sta roba, Sì, ok? certo. Che normalmente è aiutato da qualche stantuffo, da qualche molla, da qualche sistema che fa sì che questo sistema si occupi di compensare il peso di tirare su sta roba, perché non è tanto il movimento, l'invito. Il movimento, se fosse peso zero, basterebbe un invitino così. Se fosse peso zero, basterebbe un invitino così, che meccanicamente vuol dire che io imprimo una forza qua che non è pari testa a testa a quella, ma è pari a un invito che, per forza di cose, se non ci fosse peso nella struttura, no? Ma qui non è solo il tuo movimento, questo si risolve proprio solo con un piccolo invito, Sì. che non è avere testa a testa, ma è dargli un grado di inclinazione, Sì. Però è quel grado in di... assenza di peso. È quel grado di inclinazione che mentre stai dormendo non ti dà fastidio. Ma neanche se fosse così dà fastidio, Eli, per assurdo. Perché lui, essendo che dorme magari a pancia in giù, Sì, lì ci sono proprio le ci ginocchia. sono magari le ginocchia che cazzo, boh, non lo so io. Sì, vado proprio dove ci sono le ginocchia, al contrario. Magari lo sente, non so. Sì, se fosse così. Però non magari serve che darebbe sia fastidio. così. No, perché il problema non è solo dargli l'invito, anzi, l'invito si potrebbe anche non dare. Bisogna risolvere, perché c'è di mezzo il peso della peso. struttura. Quindi questo peso deve essere aiutato da un meccanismo che si occupa di avere tutto sto peso, di prendersi carico di tutto sto peso e gestirlo lui. Infatti il nostro problema era esattamente questo. Cioè, era solo quello il problema. Era principalmente quello. Allora continua a fare il letto, Eli, e non hai problema Ah, di certo. tirare su, no? Dopo 200 euro spesi. È la caffettiera grossa per te. Bevi il caffè. Tutta sta roba devo avermi. E tutti ce l'abbiamo tanto, guarda. Il blocco nostro è stato in quello. Certo, non per niente. Che ne Infatti sai? io ho detto, tutti dicevano, ma sì, ma secondo me se lo dice a Marco lui la trova. Sì, no, ma la soluzione si trova, cioè non è un Soluzione, problema, ma non si trova. è di facile reperibilità, costo praticamente delle cipolle, intercambiabili, si rovina, E dove li perde metteresti questi elasticità. elastici? Qui che tiri, quindi vuol dire che più o meno sarebbe, e questo potrebbe essere il nostro primo piano un po' più in là, a letto fatto, che capita esattamente qui, ancorato qui. Guarda cosa abbiamo, che belli, abbiamo a 45 gradi ancoraggi delle cinture, tac e tac, L'ancoraggio delle cinture. si Ok. attacca lì senza bucare né niente, usiamo Ah. loro. Sì. Abbiamo l'angolo giusto che arriva giù, quindi quando è il letto giù È lui è in tirato. tensione, Ah. lui è in tensione. Quindi La ci deve tensione essere un possiamo blocco. calcolarla noi. No. Sì, glielo facciamo noi, è una staffetta qua così a L con un occhiello dove si attacca. No, dico, cioè se tiri giù, no, il letto è in tensione questo elastico, Sì. quindi nel senso se lasci lui parte? Quello Non no, proprio. non stiamo parlando di 2 grammi, quello lo calcoliamo noi, Ok. in modo che maggiore è la forza che gli dia, noi dobbiamo solo dirgli, letto, quando tu sei giù, lì ci deve essere una tensione calcolata il giusto, che tu non mi fiondi così, e quindi possiamo decidere 1, 2, Ok. 3 elastici, oltretutto sono doppi, quindi non è che devi mettere 50 da una parte, Sì. ok? Con la comodità e il fatto, questo piccolo invitino che ci toglie l'angolo, forza testa a testa, ma tanto anche quello è relativo, perché noi stiamo creando una forza che dice a lui di Sì. alzarsi, Quindi, ok? volendo. No, non devi fare tutto sto casino, devi fare tutta sta polvere. Veramente. Aia, Brucia.
No, che brucia, continuava a vibrare Ah. la mia gamba. Figo quell'aggeggio, cazzo. Come lo chiami? Buzz? Buzz? Il vibratore lo chiamo. Ma no, che puzza. Marco, fai lavori che puzzano. Fantastico. Dai, non fai la checchina isterica, tutti questi arrotondamenti. Zio, poi lo spigolino, È vero. Aiuto! Sto cazzo. Cosa? Era entrata una vespa. Buonanotte, non posso fare proprio niente, non posso fare. No, mi è andato via. Bravo, buono. bravo, proprio buono. È buono. No, è buono, bravo, è proprio buono. Vedi, questo spigolo l'ho fatto perché almeno tu puoi appoggiare un piatto. Esatto. Almeno per poggiare il piatto. Comodo.